questo fa un sacco di differenza quando andiamo a suonare la chitarra o quando facciamo i bending. Come chitarristi ci facciamo un sacco di film mentali su un sacco di cose, i pick-up, i cavetti, legno, ma i tasti? Scherzi a parte, i tasti sono molto sottovalutati da noi chitarristi e però sono appunto una delle parti più importanti della chitarra, ci danno l'intonazione giusta e sono il contatto appunto delle corde, quindi aiutano le corde a vibrare. E se i tasti non sono livellati bene, oppure che non sono lucidati bene e quindi soprattutto quando facciamo i bending la corda gratta sul tasto, o che sporgono dalla tastiera, possono farci veramente passare la voglia di suonare lo strumento. Questo succede soprattutto nelle chitarre economiche perché, come abbiamo detto in un paio di video fa, a volte le chitarre economiche non ci passano tutto questo tempo a lavorare sui tasti per tagliare i costi dello strumento e darci uno strumento più economico. Però può capitare anche nelle chitarre un po' più costose, magari col tempo il legno si muove leggermente, un tasto sporge più del dovuto, oppure anche suonandola, i tasti un pochino si rovinano e vanno rilucidati. Tutte queste cose appunto possono influenzare lo strumento, il modo in cui suona e appunto la nostra voglia di suonare a volte. Ed ho scoperto una compagnia tedesca che crea gli strumenti adatti per prendervi cura appunto della parte forse meno decantata dello strumento. La compagnia in questione si chiama Fretalizer, come ho detto è una compagnia tedesca e mi hanno mandato un paio di scatolette in prova per farvi vedere i loro prodotti. Samba. Vi ho anche lasciato un link al sito della Fretalizer in descrizione, quindi andate a dargli un'occhiata. È scritto senza le vocali, quindi si legge Fretalizer, una roba del genere, sembra un codice fiscale. Ok, serio adesso. Andremo a vedere gli attrezzi in due manici. Uno è il kit headless, il manico ormai è praticamente pronto, è soltanto da dargli qualcosina, qualche lavoretto sui tasti che andremo a vedere e poi ho notato che c'è, come avrete sentito, un tasto un po' più alto nella mia chitarra SG e quindi andremo a lavorare anche su quella. Qui dentro la scatola abbiamo trovato una specie di fret rocker che non è un fret rocker e vi spiegherò dopo che cos'è, un blocco e questo oggetto qua che è molto resistente e molto comodo, molto ergonomico. Anche questo andremo a vedere che cosa serve. Assieme agli altri prodotti mi è arrivato un proteggitastiera, questo è molto utile e soprattutto non scordatevi di metterlo, altrimenti vi rigate la tastiera e non venite a chiederlo a me. E tantissima bella carta vetrata che a noi piace tanto. Ma voglio farvi notare che assieme alla carta vetrata mi sono arrivati anche dei panni in micro mesh. Questo non è carta vetrata che si rovina molto facilmente, però anzi sono dei gradi molto alti. Questa arriva fino a 8000 addirittura, quindi molto curioso di vedere come si usano. Però sono praticamente una specie di fibra in poliestere, quindi dovrebbero essere un po' più resistenti. E non mi è arrivato, però ho visto anche nel sito che hanno un fret rocker che ha annesso appunto un metro, un misuratore per controllare l'action della chitarra. A fine video andremo a trarre le conclusioni per vedere se questi attrezzi sono appunto adatti per chi sono, se sono facili da usare, se danno un buon risultato e tutte queste cose, quindi guardate il video fino alla fine. E se avete mai avuto problemi con i tasti, mi raccomando lasciatemi un like sotto questo video, fatemi sapere anche nei commenti quali problemi avete avuto e soprattutto se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Sono piccoli gesti che a voi non costano nulla ma per me significano veramente tanto. Ma dunque credo di aver parlato abbastanza, andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli attrezzi che mi sono arrivati. Dunque, il primo attrezzo che andiamo a vedere è perfetto per tutti quelli che magari scorrendo la mano sul manico della propria chitarra sentono i tasti sporgere dalla tastiera. Questo ovviamente non è una cosa buona, io proprio personalmente le odio e quindi la Fretalizer ha creato questo blocco che ha una consistenza molto particolare, dà proprio gusto proprio stringerlo, è quasi adatto, lo consiglio anche per chi magari ha bisogno di fare pratica per appunto allenare le dita sia dalla mano sinistra che la mano destra e appunto questo blocco ci servirà per limare i tasti sporgenti. Come funziona? In pratica arriva con dei fogli di carta vetrata e anche alcuni fogli di micro mesh
lo andremo a invernicchiare praticamente sul nostro blocco, ed essendo morbido farà un lavoro ben specifico. Una volta fatto questa cosa andremo a mettere il nostro blocco in un angolo, non andremo a metterlo parallelo, anche perché se lo mettiamo parallelo potremmo rovinare la finitura, però si metterà ad un angolo e poi andremo su e giù in questa maniera, in modo tale che passando con la carta vetrata andremo a limare i tasti sporgenti, e solo quelli. Noi cerchiamo di andare su e giù nel manico in maniera omogenea, quindi non perdiamo, magari non limiamo soltanto questa parte qua e ci scordiamo di quella in basso, fino a che non sentiamo appunto i tasti che non sporgono più. Ovviamente non scordiamoci anche di questo lato, adesso lo faccio così. Bene, una volta passata la carta vetrata da 400, il lavoro purtroppo non è finito, dovremo passare la carta da 800 e poi susseguirsi sempre più graduato. Giusto per la cronaca, mentre sto facendo questo lavoro, i gradi della carta vetrata a disposizione saranno 400, 800, 1500, 2004, 3000, 4000, 7000 e 8000, quindi proprio non può venire più lucida di così. A questo punto sono arrivato alle varie graduazioni e ora mi è rimasto soltanto la carta vetrata, o il micro mesh in questo caso, da 8000. Ora che abbiamo finito appunto con l'ultimo grado della carta vetrata, i tasti sono perfettamente allineati e non sporgono più. Il prossimo attrezzo che vi faccio vedere invece è molto utile se abbiamo un tasto più alto degli altri, e quindi potrebbe darci un fret buzz, o in italiano i tasti che frustano, le corde che frustano, o i tasti che friggono, non so come si dice esattamente, però in questo caso ho notato che è questo qua, il 13° tasto. Come vedete, se con il fret rocker sta andando avanti e indietro, quindi significa che questo tasto è più alto degli altri. Gli altri tasti vanno tutti bene, è soltanto questo che è leggermente più alto, e questo è normale magari anche con le chitarre un po' costose, che magari la tastiera o il legno comunque si deformi un attimino, ci sono comunque col tempo il legno si muove leggermente, e può capitare che un tasto sia più alto degli altri. Niente paura, è una cosa risolvibile. Alcuni liutai suggeriscono di fare un livellamento di tutti i tasti assieme, e questo può andare benissimo, però possiamo anche fare in una maniera diversa, che è quella di prendere questo bellissimo attrezzo qua. Questo attrezzo invece sembra un comunissimo fret rocker, però in realtà non lo è. Praticamente, come vedete, in ogni lato ha una piccola scalanatura, molto piccola, e dipende anche un po' dal lato, credo, e soprattutto è molto sottile. Credo che sia 0,2 mm, che è lo spessore giusto per un pezzo di carta vetrata da 400. Quindi l'idea ingegnosa di questo attrezzo è tale che, se io ad esempio, come abbiamo detto, ho questo tasto più alto degli altri, posso metterlo come un fret rocker tradizionale tra i due tasti, quelli più bassi, e avrò appunto questo più alto. Però se ci metto un po' di carta vetrata e cerco di assicurarmi prima di tutto due cose: una che è in tensione e l'altra che non abbia uno spessore troppo alto con la carta vetrata, posso metterlo tranquillamente nel tasto che è più alto, così, e andando su e giù in questa maniera, come vedete gratta un pochino, vuol dire che sta lavorando e sta appunto livellando il tasto più alto degli altri. Il lavoro ovviamente sarà finito quando non sento più frizione. Come per l'altro attrezzo, l'importante è fare tutto il tasto molto bene, quindi possiamo anche fare così. Con questo kit per livellare i tasti non ci possiamo sbagliare. Infatti, se ci pensiamo, il tasto non verrà limato più del dovuto, perché ci sono i due tasti adiacenti che fanno come da barriera. Ovviamente ci tengo anche a dire questa cosa, che questo sistema non è adatto per livellare l'interità della tastiera. Su quello ci ho fatto un video che vi lascerò una scheda qua su in alto.
Dunque, una volta che abbiamo livellato il nostro tasto, ovviamente il tasto sarà leggermente tagliato. È qui che entra in gioco questo bellissimo attrezzo. Qua, questo è il Fret Polishing Kit, però possiamo anche utilizzarlo per ricoronare leggermente, appunto se abbiamo abbassato di veramente poco il tasto. Poi è abbastanza economico, insomma, da tenere. Come si usa quindi codesto attrezzo? Semplicissimo, si prende di nuovo la nostra bene amata carta vetrata, la si mette così, e poi si infila un elastico che viene dato a disposizione. C'è anche proprio una scanalatura anche per quello, quindi non lo perdiamo. Però possiamo rischiare di passare con la carta vetrata e di rovinare la tastiera. In questo caso possiamo mettere questo proteggi tastiera che arriva con il kit. Ora non basta quindi che mettere a punto, abbiamo detto, il proteggi tastiera, prendere il nostro attrezzo e cominciare leggermente a coronare il tasto. Questa cosa verrà fatta tranquillamente, non dobbiamo fare troppa pressione. Ora che il tasto è ricoronato, possiamo passare al livello successivo di carta vetrata, quindi passeremo a quella da 800 e poi di nuovo, come per l'esempio precedente, quella da 1500, 2004, 4000, 7000, 8000, in modo tale che lo lucideremo benino. Ed infine 8000. Ora non so se si vede la differenza tra la telecamera, però questi due tasti, o anche questo, sono abbastanza opachini, e mentre questo è veramente, ma veramente luccicoso, e mi ci posso quasi specchiare quasi. E questo veramente è una cosa che farò praticamente a tutti gli altri tasti. Adesso ci ho badato veramente 2 minuti a fare un tasto, quindi in una mezz'oretta spero di riuscire a fare il tutto, però veramente il risultato è veramente fenomenale. Se non so se vi ricordate, però questi qui li ho lucidati con delle gommine abrasive e la differenza comunque si vede assai. Adesso magari non dalla telecamera, però io la vedo molto chiaramente che è comunque molto più lucido. E ho notato anche un'altra cosa: se io passo il dito su e giù qua, il suono è minimo. Se invece lo passo su questo che non è lucido, riesco a sentire un pochino che gratta, e questo fa un sacco di differenza quando andiamo a suonare la chitarra o quando facciamo i bending. Non sentiamo appunto quel suono tipo di grattato, qualcosa di sporco tra i tasti. Questo fa veramente tutta la differenza. Ma è il momento di trarre le conclusioni. Come mi sono trovato con i prodotti Fretlizer? Personalmente li ho trovati molto ingegnosi, sono di qualità veramente ottima, e soprattutto ci danno degli ottimi risultati. Soprattutto sono rimasto sbalordito dal livello di lucidità dei tasti, cosa che non so se avete visto anche spesso e volentieri nei miei video. Utilizzavo in passato delle gommine per appunto lucidare i tasti, invece con questo ho dei risultati nettamente migliori, quindi credo che passerò, come ho detto, ai prodotti Fretlizer piuttosto che le gommine. Anche l'idea del blocchetto per livellare i tasti sporgenti, questa secondo me è un must per tutti quelli che comprano delle chitarre economiche, e anche l'idea del posatasti, se lo vogliamo chiamare così, è veramente geniale, perché alla fine ci permette di lavorare su un tasto solo. Mi ricordo ad esempio mio fratello è un bassista e aveva comprato un basso Yamaha che costava l'ira di Dio al tempo, e aveva un tasto più basso degli altri, ha dovuto andare dagli liutaio a farlo. Con questo possiamo farlo tranquillamente noi a casa e veramente non ci possiamo sbagliare. Il processo è stato veramente veloce, come avete visto, ci ho badato veramente 2 minuti a livellare il tasto e altri forse 3 a ricoronarlo con questo e rilucidarlo, quindi veramente cosa non c'è da piacere. Vi ho lasciato anche un link al sito della Fretlizer se volete dargli un'occhiata direttamente, è qua sotto in descrizione. E soprattutto, a mio avviso, non sono gli strumenti che diciamo ci vuole una laurea per utilizzare, insomma sono veramente stati progettati per il chitarrista medio che pulisce le corde una volta ogni 2 o 3 mesi e ha bisogno appunto di livellare i tasti o lucidarli bene per appunto migliorare la prestazione dello strumento. Detto ciò, ho un paio di chitarre da andare a lucidare, quindi vi saluto, però se volete approfondire l'argomento magari per livellare i tasti vi lascio un video qua che ho fatto in passato. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!